La Vergine della Nube. Nel XVII secolo, in Ecuador, nacque un culto fervente verso la Madonna della Nuvola dopo un'apparizione celeste. Nel 1696, il vescovo di Quito, Don Sancho de Andrade e Figueroa, si ammalò gravemente, suscitando preoccupazione tra i fedeli. Decisero di pregare la Vergine per la sua guarigione e organizzarono una processione. Durante questa processione del 30 dicembre 1696, recitando il Santo Rosario per le strade di Quito, un evento stupefacente avvenne. L'immagine di Maria con una corona sul capo, un mazzo di gigli nella mano destra e il bambino Gesù nella sinistra apparve tra le nuvole. La testa del bambino era coperta da un velo simile a una nuvola leggera. Poiché il vescovo era ormai in fin di vita, gli abitanti di Guapuló, con profonda devozione verso la Vergine Maria, organizzarono una novena per chiedere la sua guarigione. Il 30 dicembre, mentre una processione del Rosario si dirigeva verso la cattedrale, si verificò un miracolo. Un'immagine di Maria, formata dalle nuvole, apparve improvvisamente. Circa 500 persone furono testimoni di questo straordinario evento, e nel frattempo il vescovo guarì in modo improvviso. Durante la processione, al termine della seconda decina del Rosario, la campana suonò e tutti si inginocchiarono per intonare il Gloria Patri. Improvvisamente, nel cielo verso la frazione di Guapuló, si formò una grande figura fatta di nuvole. Il sacerdote José de Ulloa y la Cadena, cappellano del monastero della Pura Concezione di Quito, gridò con fervore: "La Vergine, la Vergine!" Tutti si voltarono verso dove indicava, e videro distintamente nell'aria la figura di Maria Santissima delineata dalle nuvole. Secondo la narrazione dei testimoni, l'immagine si trovava su un'altra nuvola più scura e densa che fungeva da piedistallo o trono. Portava una corona sulla testa e nella mano destra un mazzo di gigli come scettro. Con la mano sinistra abbracciava il divino bambino Gesù, verso il quale aveva il capo dolcemente inclinato. Sui capelli e sulla schiena fluttuava un velo trasparente, anch'esso formato da una nuvola. Indossava una candida tunica dalle pieghe semplici e ondulate, seminascosta da un manto di ampiezza maestosa e regale. Successivamente, la devozione alla Madonna della Nuvola fu ufficialmente autorizzata, e un altare in suo onore fu eretto nella cattedrale di Quito. Ogni anno, il 1 gennaio, si tiene una processione in suo onore, attirando grandi folle di fedeli da tutto l'Ecuador per partecipare agli eventi organizzati dai francescani e venerare Maria. Questa processione è stata replicata anche in altre parti del mondo, compresa la città di New York. La venerazione per la Madonna della Nuvola si collega al culto peruviano del Signore dei Miracoli, rappresentato in un dipinto che mostra Gesù crocifisso. Nel 1655, un terremoto devastò Lima, ma la parete su cui si trovava questo dipinto rimase intatta, anche durante i terremoti successivi. La popolazione cominciò a percepire che ciò non era casuale, ma un segno della volontà divina di essere vicino a loro. Da qui nacque la devozione per questa immagine sacra, che portò a molte grazie e devozioni. Nel 1670, Antonio de León, un uomo locale, decise di restaurare l'immagine dopo essere stato guarito da un tumore maligno grazie alla sua intercessione. La devozione alla Vergine delle Nuvole ad Azog è molto diffusa e attira fedeli da tutto il paese e dall'estero, desiderosi di ringraziare per le grazie ricevute. Questa festa religiosa, che ha radici sin dal 1912, è un'occasione speciale per i pellegrini, compresi gli ecuadoriani che vivono all'estero, di esprimere la loro gratitudine. Il 1 gennaio l'afflusso di fedeli è così elevato che la chiesa è stracolma ed i confessionali sono pieni. I frati francescani, con il supporto di altri religiosi, confessano migliaia di penitenti in questa festa alla Vergine.